One to one. 1 month. One guest. Prima di tutto il mio nome, mi chiamo Luca Minudel e ho un background tecnico, quindi vengo dalla computer science e ho iniziato a lavorare nello sviluppo software. E da lì è iniziata la mia carriera in Lean and Agile, anche in complexity thinking. Poi gradualmente mi sono spostato dallo sviluppo software al technical coaching e adesso faccio coaching di manager, executive e altre persone che sono nell'area di business e di prodotto. Diciamo, per concludere, mi chiamo un full stack agile coach. Luca, qualche tempo fa ho letto un tuo post sull'argomento teatro agile. Organizzazioni che continuano a seguire una gestione tradizionale con convinzioni obsolete, ma che fingono di essere agili. Viene fatto un renaming, un restyling dei nomi. Il project manager diventa Scrum Master o Product Owner, i KPI diventano OKR, la pianificazione top-down diventa Agile Lean Portfolio Management e così via. Secondo te, perché c'è questa tendenza a far credere di voler cambiare quando non c'è la minima intenzione a farlo? È una reazione naturale che abbiamo tutti, che quando cerchiamo di imparare qualcosa di nuovo, cerchiamo di mettere insieme gli skill che già abbiamo, colmiamo la piccola lacuna e speriamo che così basti, e molte volte è così. Però imparare l'agile è un tipo di skill che richiede di fare tabula rasa e ripartire da zero. Quindi molte aziende cadono in questa illusione, l'illusione di poter fare nel modo più semplice. Alcuni membri della comunità agile, ma anche aziende tecniche di outsourcing e aziende di consulting, hanno cercato di industrializzare l'agile per tutti. Quindi scaled framework oppure ricette copia e incolla come lo Spotify Model, che va benissimo per un'azienda svedese che fa streaming di musica, ma non per tutte le altre. Insomma, per buttarla sul ridere, è come se io mi comprassi un costume da bagno e sperassi che nel Polo Nord funzioni benissimo. Spesso in alcuni meeting, quando due o più persone espongono idee divergenti, si innesca un'escalation che genera un loop per cui si continuano a ripetere le stesse cose, rimanendo però fermi sulle proprie convinzioni, quasi mai supportate da evidenze oggettive. Poi termina ovviamente il tempo a disposizione ed arriva il momento che adoro di più personalmente. Pianifichiamo un'altra riunione, quindi un nulla di fatto. Un'altra riunione, ma per decidere cosa? Chi ha più autorità e di conseguenza l'idea migliore? Come possiamo fare, secondo te, Luca, per disinnescare alcuni antipattern comportamentali? Ci vedo prima di tutto una ragione strutturale dietro, qualcosa che vorrei spiegare. Il conflitto che tu descrivi in parte viene dalla struttura e dalla governance delle aziende. Fammi fare qualche esempio. Alcune aziende hanno una gerarchia molto verticistica, con capi forti che vogliono esprimere la leadership. Sono organizzate in funzioni messe in competizione tra loro per il budget e le risorse, il tempo che le persone dedicheranno al loro progetto. I leader, così come i membri del team, hanno degli obiettivi personali che non sono assolutamente allineati. Ognuno per fare carriera e far felice il loro capo deve fare qualcosa di completamente diverso. E poi la pianificazione viene fatta in termini di progetti che appartengono a funzioni individuali. Ma poi, quando quella riunione inizia, abbiamo qualcosa che per essere completato richiede che invece le persone abbiano un obiettivo comune e collaborino insieme. Quindi vedi come questa struttura che molte volte diamo per assodata inizia a creare quelle tensioni che tu hai descritto. È un po' come se avessimo una squadra di calcio con 11 giocatori, 11 manager, ognuno che controlla un giocatore e a ognuno viene chiesto di giocare su un campionato diverso. È chiaro che finiranno a discutere e a scannarsi. Quindi questa è la prima parte di cui bisogna essere consapevole e capire cosa sta succedendo. C'è anche una seconda parte che secondo me va detta, è che quando lavoriamo in modo agile non esistono meeting. Il concetto di meeting è fuorviante.
Nell'agile abbiamo delle sessioni di lavoro di gruppo. Quindi cos'è che succede in realtà? Succede che noi iniziamo quella sessione con del lavoro da fare insieme, come quando dei programmatori fanno pair programming o mob programming o ensemble, quindi lavorano insieme a un problema comune. Quando qualcosa non va, fanno dei piccoli esperimenti, quindi non stanno a discutere, teorizzare, dibattere, ma cercano di vedere se questo funziona meglio di quello e lo fanno insieme oppure fanno degli spike paralleli. Poi vengono insieme e risolvono il problema. C'è un altro elemento di quando lavoriamo in agile, che anche quel meeting di strategia, non cerchiamo di fare un meeting attuale o di quadrimestre, spezziamo il lavoro in piccole fette verticali e affrontiamo una fetta alla volta, fette ognuna della quale deve naturalmente creare in autonomia qualche progresso e avanzamento. L'ultimo elemento che trovo comune quando lavoro con Agile, che ho imparato da Extreme Programming, è il time boxing, il modo stesso in cui organizzo il lavoro. Se devo disegnare un quadro, se devo disegnare una figura, l'approccio in modo che quando la campanella suona ho qualcosa che è comunque è sufficiente ed è abbastanza. Quindi alla fine del meeting abbiamo del lavoro fatto che è abbastanza per continuare con quello che viene dopo. Ricapitolando, esistono delle forze che ci mettono l'uno contro l'altro e dobbiamo essere consapevoli eventualmente gestirle. Esiste un modo di approcciare il lavoro che non è in termini di meeting, ma in termini di lavorare insieme e assicurarsi che col tempo a disposizione quel che è fatto e possiamo andare avanti. Milano, 12 novembre 2004, primo Italian Agile Day della storia. Tu eri tra gli speaker. Cosa ha significato per te quel primo Agile Day? Al tempo era un dilettante allo sbaraglio, o perlomeno era qualcuno che aveva appena iniziato a imparare l'agile. Avevo un progetto open source con degli unit test, uno dei primi progetti italiani con unit test, e quindi ero lì a mostrare quello che stavo facendo. C'era tanta curiosità di imparare. Il software veniva ancora percepito come estremamente costoso e il valore dell'automazione non era compresa. La gente era abituata a comprare Word con pochi soldi, Microsoft Word o il pacchetto Office, o persino copiarlo. E quindi quando gli dicevi che sviluppare software costava così tanto, sembrava un'assurdità. Questo ci metteva una sana pressione per cercare sempre di far meglio. Avevamo una curiosità e pensavamo che la soluzione fosse dietro l'angolo e avevamo questa sensazione che ci fossero tante possibilità ed eravamo incoraggiati dai successi graduali che con l'agile iniziavamo a fare. Eravamo consapevoli che i modi di fare precedenti non funzionavano e avevamo l'intuizione che c'era qualcosa di diverso. Però al tempo, a differenza di oggi, era un movimento underground, eravamo una piccola setta di persone folli, una minoranza che aveva idee paradossali e rivoluzionarie. Avevamo una forte intuizione che la strada era giusta, ci credevamo e lo vedevamo nei successi che avevamo di volta in volta, settimana per settimana e mese per mese, però mai avremmo immaginato che fosse diventato un fenomeno così grande. E un'altra nota è appunto, hai menzionato Joseph Perlin, e quella è stata la prima volta che ha fatto la connessione tra l'agile e la scienza della complessità. Negli anni seguenti ho imparato tantissimo da Joseph, al punto che sono arrivato a scrivere un libro sul tema Living Complexity e in particolare Human Complexity. Grazie Andrea per avermi dato questa opportunità di affacciarmi sull'Italia qui da Londra. Chi fosse interessato a seguire le cose che scrivo e leggo mi trovano sul mio blog a smarter.com, mi trovano su Twitter e su Mastodon, luca.net e cos'altro. Ciao a tutti e grazie. One to one.